Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Shiva in questo nuovo video di Octable Travel. Bene, andiamo pure avanti. Volevo fare un attimo un livello, mi sono fatto un po' di avanti in drio qua a tempo perso perché non andava la linea, allora ho cazzeggiato un pochettino, ho cercato di livellare, fare un po' di soldi, ho preso quelle erbe però non è che abbia fatto tanto, cioè sono da solo che con i personaggi ancora siamo lì, non mi sono mosso da qui, sono fatto avanti dietro e basta. Ogni tanto giocavo un'oretta, ho fatto 2 livelli rispetto mi sembra all'episodio precedente, quindi non è che abbia fatto tanto. Allora volevo usare l'abilità che ho fatto, già che c'erano tutte queste qua, così almeno le ho scoperte, a parte l'ultima. Almeno adesso cosa sono, insomma, sia quello che quello, ma ne avevo anche altre, ma poi le ho finite. Vedete, manca queste e queste che devo vedere, però tutte queste almeno so cosa fanno. Queste praticamente sono danno dot, e queste qui invece tra cure e cose varie, più che altro cure. Quindi almeno adesso sappiamo, dai. Una volta usate lui le sa. E niente, abilità speciale, vediamo cosa possiamo fare. Proviamo a fare così. Fa parecchio, Questa è da masso, ovviamente. Era meglio usarla prima. Ecco qua, così siamo a posto. L'ho fatto perché così livello e almeno siamo a posto. Basta, se non livello facciamo bella figo di merda. I soldi, pochi, però almeno li facciamo. E spesso non ci dà neanche niente come ricompensa. Però dai, va bene lo stesso. Che andiamo avanti, così. Andiamo avanti con Tyrion, finalmente un nuovo membro. Poi volevo anche vedere più o meno ogni livello ho notato che aumenta da 2 a 3 punti. A parte l'HP che da circa 50, 60, 70 punti, però non di più per adesso. Ma tutti gli altri stat dai 2 ai 3 punti a livello, quindi non è che dia tanto a questo stato qua. Quindi insomma, per adesso è un po' la schifezza. Però dai, più che altro volevo capire, visto che adesso entrerà un nuovo membro del gruppo, se si adegua al livello che ho, che se si adegua mi sono un po' portato avanti, se non si adegua ho fatto solo, insomma, sì. Ok, vai Tyrion, vediamo di parlarci, ho preparato già 2 o 3 cosine, vai. Il celebre tesoro del casato di Ravus, E qui dovrebbe essere già pronto questo. Il suo nome è Tyrion, ed è un ladro. È un lupo solitario, acuto e ostile come le vette delle regioni montane. Vagando di città in città, è infine giunto a Gran Masso. Oggi lavora da solo, ma non è sempre stato così. Non molti conoscono la sua storia o hanno mai visto il suo volto. Ma ovunque riecheggiano i racconti delle sue imprese. Perfetto, vediamo anche quello dopo, che dovrebbe essere questo. Una notte, mentre beve in solitudine, sente parlare di un bottino troppo allettante per non destare il suo interesse. Un tesoro che molti ritengono impossibile da rubare. Così, entra in azione, deciso a violare le difese allestite dal casato di Ravus. Avrà bisogno di fedeli alleati per affrontare il destino che lo attende. Perfetto. Membri del gruppo. Trova nuovi compagni e aggiungili al gruppo. Quando incontri uno degli altri viaggiatori, questi ti chiederanno aiuto. Completa il primo capitolo della sua storia perché si unisca al tuo viaggio. Dopo il primo capitolo potrai cambiare i membri del gruppo presso la taverna, quindi noi ci fa capire che adesso se lo aiutiamo entreremo in nella sua storyline che sarà chiusa, quindi finché non finiamo la storyline non abbiamo accesso libero a fare quello che vogliamo. Va bene, tutto chiaro. Portare Tyrion con te, dovrai restare in questa zona fino a quando non avrai completato determinati incarichi, quindi la storyline. Va bene, vuoi ascoltare questa storia dall'inizio? Ovviamente sì. The usual. As you like it. I heard that thief's at it again. Really? What's he done this time?
lifted everything off a merchant, leaving the goldsmithy. Guess he didn't get his fill at that fancy manor the other day. Still can't believe he made it past all those guards. I'm sure the more the better for him. They were more like decorations than actual guards. Ain't no point swooning over someone else's work. Someday we'll make it as big as that thief, and then we'll be the talk of the town. Yeah, you said it, partner. Partners in crime, huh? Ok. Accadde 10 anni fa. Le nostre strade si incrociarono in una lurida prigione. Ricordo perfettamente quell'incontro. Dopotutto, fu determinante per la mia carriera. Oi! And? Ah, Quindi ne resterai a lungo con quell'atteggiamento moccioso. Dopo non ha parlato. Perché? Tu l'hai sfangata, sembra. Ecco. huh? Marmocchio impudente. Imparerai a rigare dritto con le cattive come tutti gli altri. Hey? Vedo che anche a te hanno riservato un caldo benvenuto. E tu chi saresti? Un ladruncolo buono a nulla, colto con le mani nel sacco, proprio come te. Oh, really? Tu dici? Sembri conciato molto peggio di me. Abituati a questo brutto muso, perché non migliorerà tanto presto. Le guardie contano di tenerci in riga a suon di legnate. Non hanno pietà di nessuno, tantomeno degli sbarbatelli come noi. A quanto pare. Allora sei pronto a fare il bravo bambino e a obbedire alle guardie? Tu sei pronto? No. Per nulla. E non ho intenzione di starmene qui a subire il lavaggio del cervello. Guarda, ho una spilla per aprire la porta. Un'evasione da panico. Eh? Vedi che sono occupato. Here. E ti consiglio di usare questa. La chiave? Ma dove l'hai presa? L'ho rubata alla guardia mentre dava di matto. Ah, ecco, quindi vuol dire che l'ha, diciamo, l'ha provocata per far sì che ci sia stato un contatto per rubargli la chiave. È stato ingegnoso. Vedo che il fegato non ti manca. Ora andiamocene da qui. Io mi chiamo Darius, comunque. Therion. Tyrion? Partner. Bene, Tyrion. Ora siamo soci in affari. Tu e io.
Ah, sweet memories. Fill it up. There you go. Beg pardon, would you happen to be after them Ravis's treasure? If you are, I suggest you think again. Heard another would-be fortune hunter was tossed in the dungeons yesterday. So what's the count now? A score? Maybe more? But House Ravis ain't known to be kind to those who covet their wealth. Still, poor thieves can't help but flock to that manor like moths to a flame. Suppose it's all those rumors of their riches that keep them coming. Some say it's enough to buy up the whole town and then some. Just one town? What about the neighbors? Can't say for sure. No one's ever seen the treasure. Even that master thief they keep talking about would have more than his hands full. A perfect tale for the tavern. Look, when you've been in the business long enough, you can tell things at a glance. You're a smart and skilled young man. Probably have a long career ahead of you. That's why I'll say it once more. Stay away from that manor. Thanks for the advice. Next time, I'll have a tale of my own to tell. Pare che Villa Ravus si trovi in vetta alla montagna, dove vivono i più facoltosi in assoluto, e noi andremo lì. Quindi per andare in alto dovremmo scendere. È strano, ma è così. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Vediamo. Andiamo di qua, di qua, di qua. Là, ce la facciamo. Ok, e dovremmo andare di qua, se non sbaglio. E noi ci andiamo. Vai! Perfetto. Salverei già che ci siamo. Perfetto. Ottimo, vediamo un po' che cosa dicono. What do we have here? Non vedevo tante guardie dai tempi della prigione. Alright. Cambio della guardia! Oi! Ehi tu! Yes. Signor sì, signore! Listen up. Non trascinare i piedi e marcia a testa alta. My Sì, signore, sì, signore. Ti paghiamo una fortuna per questo incarico, devi esserne fiero. Well, I'll be damned. Sembra un vero esercito. Che razza di posto è questo? Ci sono anche i cani. Hanno persino dei cani da guardia. E l'unica via d'accesso è recintata. L'ipotesi di scavalcare il muro si prospetta troppo rischiosa. Quel cavo dovrebbe far scattare l'allarme alla prima mossa falsa. Huh?
Che succede? Listen, Quale parte di vietato l'accesso non capisci? Exactly. Il casato di Ravus non accetta i visitatori. Mi sono impapinato. Non ci vorrà molto, giuro. Sono solo un mercante che... Un mercante, dici? Dimostralo. Cosa deve dimostrare? Voglio solo proporre alcuni abiti alla signorina. E noi dovremmo crederti sulla parola? Se non hai uno straccio di prova, ti consiglio di filare. Ma io... D'accordo, me ne vado. Oh. Non avrei mai pensato che la porta principale potesse essere la migliore via di accesso. Devo solo procurarmi una prova. Ma quale prova vorrà? Trova un modo per introdurti nella villa e vediamo come. Scendiamo un attico. Esatto, qui ci sarà un diacolo. What do we have here? No. È un affronto. Non mi aspettavo questo trattamento dal casato di Ravus. Ah, yes. Ti hanno cacciato su due piedi? E tu come lo sai? Non lasciano entrare nessuno. Gira voce che la villa nasconda un magnifico tesoro. A me non interessa il tesoro. Io volevo solo mostrare le merci alla signorina. Ma quelle guardie pretendevano una prova che attestasse la mia attività di mercante. Right. Naturalmente. Serve una lettera di presentazione per entrare. Una lettera di cosa? The truth is... Il casato di Ravus tratta solo con i mercanti più illustri. Ah, E dove potrei procurarmi una di queste lettere? Non sperare di ottenerla dalla sera alla mattina. Per iniziare dovrai farti un nome in città. Riceverai la lettera solo se ti dimostrerai degno di commerciare con il casato. D'altra parte, i mercanti accolti nella villa si contano sulle dita di una mano. Bah, mi sembra un lavoro improbo. Possibile che non esista un altro modo? Io ne ho già trovato uno. Nostro amico. I'll do what thieves do best. Beh, da buon ladro ruberò la lettera di qualcun altro. Opla! Azione di viaggio di Tyrion. Usa l'azione specifica di ciascun personaggio per superare le difficoltà. Quella del nostro amico Alfen era l'indagare, insomma, per vedere. E questa del nostro Tyrion è, diciamo, sottrarre in modo velato, ecco. Prova a premere X davanti a un abitante e così Tyrion può derubare gli abitanti. Va bene. Trova un membro. E quindi adesso noi andiamo di sotto perché ci sarà un'altra, diciamo, interazione, se così possiamo dire, dai, su un altro diacolo. Capisco che vogliate godervi lo spettacolo, ma potreste smettere di seguirmi?
Ti sei accorto di noi. Due ladri dovrebbero muoversi con più discrezione. Oh. Sei un giovane sagace, amico mio. Proprio come noi. Sappiamo che sei qui per il tesoro di Ravus. A giudicare dall'esercito che circonda la villa, il casato nasconde una fortuna. Avete mai visto il tesoro con i vostri occhi? Oi, oi. Non ce n'è bisogno. Guarda le misure di sicurezza che hanno adottato. Sentinelle, cani, trappole e chissà chi altro. And? E siete venuti fin qui per mettermi in guardia? Quale premura? Suppose so. Ascolta, abbiamo una proposta per te. Una prostata? No, una proposta, insomma. No thanks. E io ho una risposta per voi. No. Listen, Ascoltaci, almeno. Possiamo aiutarci a Vicenza? yeah. Mio socio qui è già stato nella villa. Ha visto da vicino le trappole. Diamine, stava quasi per finire in uno di quei marchingegni. Oi! Chiudi la bocca, avevi promesso di non raccontarlo a nessuno. Comunque l'ho sfangata, ora posso rendermi utile. Allora, che ne dici? Sarebbe complicato portar via quel tesoro da solo. Ti stiamo offrendo una mano, ma che gentili. Nope. Ne ho già due, grazie. Saranno sufficienti, ecco. Damn you. Chiedi di essere troppo in gamba per noi, vero? Sono un ladro, non una tata. Say again? Sei un miserabile farabutto. Questo sei. Are we done here? Sentite, non ho tempo per intrattenere voi pagliacci. Ho altro per le mani. Hey. Non puoi andartene così. Opla. Bye now. Sparite dalla mia vista. Yikes! Mi senti, amico mio? Rispondi. Amico. Oi! Let none escape! Ti sbagli di grosso. Partner. Darius, di qua. Ci sono. Person! Dannazione, li abbiamo persi. Find them! Non possono essere lontani. Continuiamo a cercare. All right. Scampato pericolo. Dovremmo essere al sicuro. Per ora. È andata meglio del previsto. Hai visto l'espressione che avevano stampata in faccia? Per come ci hanno trattato, non meritavano di meglio. Non saremo due colossi, ma in quanto ad astuzia non temiamo confronti. Puoi dirlo. Se uniamo i nostri ingegni, nessuno riuscirà mai a fermarci. Hai dato un'occhiata alla refurtiva? Sì, è un buon bottino. Voglio vedere più entusiasmo, amico mio. Ora è tutto nostro. Sì, certo. Sapevamo quello che volevamo e siamo andati a prendercelo. Partner.
Questo è lo spirito. Nessun tesoro al mondo è fuori dalla nostra portata. Partner. Se lo dici tu, socio. That's right. E lo ripeto. Diventeremo migliori ladri che il mondo abbia mai visto. Puoi starne certo. E se ne vanno. Darius. No, non è il momento per cedere alla nostalgia. Devo trovare una di quelle lettere. E adesso si è ripopolato tutto quanto. Aspetta, adesso noi scendiamo di qua, che dobbiamo vedere un altro diacolo. Andiamo in questa direzione qua. Perfetto. Vai. Qua. E andiamo di qua. Vai. Perfetto. Quando avrai passato anni a commerciare come me, i Raus ti accoglieranno con un tappeto rosso. È tutta questione di esperienza. Time to get to work. Per mia fortuna non hai la minima esperienza in quanto a umiltà. L'ha sventurato ai 420 in una cittadella così di persone per bene. Urlarlo ad alta voce non è proprio il massimo. Ruba la lettera di presentazione. Beh, proviamoci, dai, cosa abbiamo da perdere? X ruba. Lettera di presentazione. Lettera conferita ai privilegiati che godono della fiducia del casato di Rabus. Sì, spero che non se ne sentirà troppo la mancanza. E quindi ce l'abbiamo faccionata. Now then. Con questa dovrei entrare senza problemi. Dalla via principale, anche direi. Dunque, mi introdurrò di soppiatto nella villa. Cosa? Vuoi venire anche tu? Sul serio? Io e te insieme? L'obiettivo del casato di Rabus cerca solo di fare silenzio, di non intralciarmi. Intesi? Tyrion si unisce al gruppo, fantastico, così abbiamo il modo di poter fare sia l'uno che l'altro, vedete? Possiamo sia indagare che diciamo sì. Bene, vediamo che possiamo, sì, vediamo scegliere appunto, farei così. O un 100%, ottimo. Sicuramente l'ascia che già abbiamo, però ci guardo lo stesso. Una lancia di ferro, finalmente abbiamo trovato anche una lancia. E un arco, benissimo. Mamma mia quanta roba aveva questo tipo. Spero che non sentirà troppo la macata. No, spero anch'io, perché se mi becca ci fa un culo da panico. In ventario equipaggiamento. Lui ha pugnali e spade. E lui, vedete, Tyrion ha 2 armi. Invece il nostro amico ne ha solo una. A quanto pare la precisione, ma il danno rimane migliore il nostro. Purtroppo non possiamo fare altro. Pazienza. Se andassi da Tyrion invece, vabbè, non abbiamo niente. Dici no, però forse posso equipaggiare uno scudo migliore, vedete? Questo scudo mi interessa perché gli dà un pochino più di potenza. Purtroppo ce l'ha già uno. Strano, però. Ah sì, scusate, in basso a destra, adesso non va il mouse, in basso a destra c'è scritto chi ce l'ha equipaggiato. Allora, e qui questi due ce li hanno, ok, perché dovevo anche ricordarmi. Comunque questo dà 1 di difesa in meno, è vero, però difesa elementale e difesa attacco elementale salgono. Quindi io glielo darei a Tyrion a questo punto. Sale. Questo ce l'ha coso, però ce l'ha anche, vedete? Questo è buono. Così è aumentato. Beh, almeno già qualcosa, beh, gli accessori non penso li abbiamo, e quindi poi c'è anche ottimizza di nuovi tool, per carità, però ogni tanto è sempre buona creanza guardarci, perché le cose le raccogliamo.
quindi ci guardo tutto qua, però non c'è altro. Ok, fatto ciò, così almeno abbiamo visto anche questo. Dovremmo andare a prendere questo, vedete questo schigno qua. Per andare a prendere questo schigno qua devo fare un giro del cuculo di qua e di qua. Adesso grazie a Tyrion abbiamo la possibilità di aprire questi tipi di scrigni. Pugnale pungente. Beh, un pugnale potrebbe essere interessante, perché forse potrebbe fare di più. Una schivata di 12 in più, beh, non è male. È un danno attacco di più potente. Sembra un guadagno, però adesso lo metto. Scusate, d'altronde un guadagno del genere io non... Ok, adesso andiamo a vedere se possiamo alleggerire il peso di tante persone. Tante. Allora, andiamo un po' in daga no che abbiamo fatto. Melagrana energetica è di 100% rispetto ai PP. Quindi quando ti... sei... sì. Ok, e gli ho posto. Non penso. L'ho balbettato, vero? È un pochino, dai. Allora, vediamo un po'. Andiamo qua, ruba. C'ha tanta roba. Questo è il PV da un alleato. Sempre un alleato, però non è male. Il PA, beh, da tutte cose che alla fine abbiamo una reputazione di fede molto alta per riuscire a fare questo. L'abbiamo spolpato, sto poraccia, va bene. Beh, proviamo a vedere altri adesso. Qua non si può fare niente, però qua sì, dalla signorina. Vediamo. Melagrana energetica, IPP, va bene, un'altra melagrana. Questa è IPV, perfetto. E questa IPV massimi. Questa incrementa, l'ho detto molto virile, vero? È stato veramente interessante questo. Andiamo di salvare perché abbiamo fatto un po' di problemi al joypad. Adesso lo cambio, vediamo. Cioè adesso lo sistema, non è che lo cambio. Vediamo, facciamo qua. Perfetto, e questa è fatta. Questi sono sì un aiuto, quelli che vanno a incrementare le statistiche fisse, però bisogna anche un pochino, almeno io voglio ragionarci un po' sopra, e cerco per adesso di non usare, perché magari poi quando arrivo a un boss praticamente insomma coriaceo, magari posso usare come asso nella manica e fare un po' di prove, dai, insomma così. Va bene, io provo con questo qua. Good day to you. Siano poveri o ricchi, gli abitanti di livello intermedio vivono pacificamente, ma non significa che abbiamo una buona opinione gli uni degli altri. Noi possiamo anche indagare. Oh, ma che cosa carina. Un uomo caduto in disgrazia a causa di tradimenti e circostanze avverse, quindi finito a vivere nei bassifondi. Per un periodo ha accarezzato il sogno di vendicarsi delle nobili famiglie che l'hanno rovinato, ma ora ambisce solo a migliorare le condizioni degli indigenti. Beh, dai, qualcosa di buono. Grazie, molto gentile, è stato veramente gentile. L'ho detto molto virile, vero? Ascia da ribelle, questo sembra una quest perché ha un simbolo a stella. Arma degna di un ribelle, va bene. A posto. Perfetto, e questa è fatta. Va bene, andiamo pure a vedere anche gli altri. Ce la fai? Ok. In daga. Volevo parlarci, sono sbagliato. Abitante dei bassifondi, abbandonata dal padre oltre 10 anni or sono, che ha preso alla lettera le parole di commiato dell'uomo, rassegnandosi a una vita di stenti in fondo alla scala sociale. Nonostante le avversità, negli anni ha ricevuto una decorosa educazione da chi ha scelto di restarle vicino. Ok, vediamo un po' se posso provare. Cosa vuoi da me? Beh, non è che abbia perso un diacolo così profondo, ecco. Ok, lancia della giustizia, un'altra questa, perfetto. Ecco qua, e che questa è fatta. Bene, possiamo andare avanti a vedere da quello che abbiamo preso la letterina, ecco, c'è anche da indagare. E vediamo un po' cosa dice. Ereditati il nome e il patrimonio del padre di suo padre, quest'uomo ha usato le notevoli risorse a sua disposizione per consolidare la sua attuale posizione. Ma poiché il rapporto con il casato di Ravus è stato instaurato dal suo predecessore, i colleghi mercanti lo guardano con malcelato sdegno. Quindi non pensano che non sia degno, insomma. Ok, quindi vediamo qua. Ma la pianterà con le sue
Balderie. Beh, non mi sembra uno che si pavoneggia molto. Vediamo un po' cosa dici. Anche questo. Un ingenuo mercante di tessuti che ha intrapreso un lungo viaggio in cerca di nuovi mercati. Ha investito un patrimonio nell'impresa, proponendo ai clienti prodotti di Atlante, Gran Porto, Vincifossa e altre importanti città. Queste sono città che dovremmo visitare presto. Ok, vediamo un po'. Ruba. Questo lo possiamo già usare. Questa è una cosa buona, perfetto. Ottimo, non ne sentirà la mancanza, credimi. Equipaggia Mont, andiamo su Tyrion finalmente. Possiamo mettere una schivata che a me non dispiace sinceramente avere, che ci aiuta parecchio, ecco. Ah, non mi ricordo di aver visto che livello è Tyrion. Status, no, c'è scritto a destra. Ah, beh, 1, beh, siamo partiti alla grande. E adesso ci sarà da divertirsi, perché qua c'è da comprare, finalmente direte. Però il problema è un altro. Il problema è che costa la roba. Vediamo un po' cosa c'è di bello. Vabbè, almeno ci dice a chi possiamo metterlo. Questa andrebbe a beneficiare parecchio, con 2000 che ho. Però vorrei vedere Gran Spada, forse è meglio, e ce li ho. 7000, però dunque 122 e 153. Potrei provare, e questa è la spada, non è il pugnalo, perché noi abbiamo due tipi di attacchi, attacco di spada e di pugnalo. Invece il pugnale, questo qui sì, allora sarebbero 9007 che non ho, che magari se vendo qualcosa posso anche arrivarci. L'accetta è quella che ha, e questa da 18.000 sarebbe fantastica da prendere, ma chi cazzo ce li ha? La. Quindi non c'è niente da fare. Allora questo posso metterlo a Tyrion. E vediamo un po' qui allora, questo per Tyrion può andare bene. La capocchia va bene, potrebbe andare bene per tutti e due, però allora con Tyrion una schivata maggiore mi interessava anche con Alfen, però vado a deficitare 8 di difesa elementale e 10 di difesa fisica, però vero anche che da 30 di schivata sarebbe interessante. E questo è una roba esagerata. Allora questo qua penso che sia quello migliore, perché dà tanto, quindi io lo prenderei 2 3006, lo so, però ci va a beneficiare tantissimo, anche se Alfen di poco, però tanta schivata, quindi sì. E lo equipaggi qua e qua, perfetto, così siamo a posto. Mi è rimasto 5000, che non sono pochissimi. Questo qui cosa fa? Schivata e precisione, che non è male la precisione, però l'altra schivata a tutti e due la farei. Però guardiamo un attico, perché io volevo mettergli almeno un cavolo di qualcosa a lui prende schivata, che strano. Con la spada fa prendere poco, certo questa sarebbe stato meglio, però non posso ambire a quello per il momento. Aspetto. Potrei aspettare, perché questo proprio beneficia di poco. In questo potrei fare questo, che beneficio, perché beneficio di 12 e non è male, e quindi potrei farlo. E questo invece no. Sto pensando, so che devo fare in fretta, ma questo va a beneficiare tanto, perché perdo poco e prendo molto. Allora questo lo prenderei uno solo, perché l'altro va a perdere, anche se prendo 30 di schivata, che mi piacerebbe molto. Vai, sì, è lui, perfetto. Poi laggiù abbiamo fatto l'orecchino di schivata a 10, non sarebbe male prenderne 3, così li mettiamo. Ah, non li ho potuti equipaggiare. Quindi se vado in equipaggiamento me lo puoi fare. Allora, Tyrion, accessorio, e ci mettiamo schivata. Perfetto, così siamo a posto. Poi andiamo su lui, accessorio, gli mettiamo questo, accessorio, gli mettiamo questo. Li ha messi tutti e due? Sì. Mi dici quante ne sono rimaste? Ok, 0, perché sono grigie adesso. Vabbè, meglio di niente. Diciamo che posso essere abbastanza soddisfatto. Ok, adesso possiamo andare tranquillamente verso la villa. Andiamo di qua. C'era la locanda. No, la faremo poi. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Perfetto.
Vai. Abbiamo fatto tutti, vero? Sì, questo abbiamo fatto, questo abbiamo fatto. La villa è di qua. Questo abbiamo fatto. E la villa è di qua. Vediamo cosa dice adesso. Lugar dell'ingresso. Se riesco a ingannarle è fatta. Che entri in scena il mercante. Domando scusa, gentiluomini, sono qui per vedere la famiglia Ravus. Potreste cortesemente annunciare il mio arrivo? Oi. No, oggi non ricevono nessuno. Gira i tacchi. Approccio sbagliato, meglio ricominciare dal principio. My sincerest apologies. Permettetemi di presentarmi, sono un umile mercante. Tu, un mercante, ma non farmi ridere. Non dovreste giudicare un uomo dal suo aspetto. To tell you the truth, In verità sono stato convocato qui proprio dalla famiglia Ravus. E dubito che vi manterranno a servizio quando apprenderanno che mi avete cacciato. What? Convocato? Tu? E noi dovremmo berci le tue fandonie? Se avessimo una foglia per ogni ladro che ci ha propinato questa storia, saremmo ricchi come i Ravus. Foglia sarà la valuta. Ma considerato che non lo siamo, dobbiamo proteggere il loro tesoro da patetici truffatori come te. Credevi di poterci ingannare, non è vero? La prossima volta che sarai convocato, ricorda di portare con te la lettera. Oh, giusto. Intendi questa lettera? What? Hey. Come l'hai avuta? Deve essere un falso. Desperate times. Situazioni estreme richiedono misure estreme. Se non siete ancora convinti, non saprei cos'altro dire. Toglierò il disturbio, ma vi garantisco che i Ravus saranno messi al corrente dell'accaduto. Chissà come valuteranno questo affronto al mio buon nome. Hold on there. Aspetta, signore, stavamo solo facendo il nostro lavoro. Esatto. Può andare, prego. You have my gratitude. Grazie, signori miei. È stato un vero piacere. Now then. E ora comincia la festa. E siamo dentro. Bene. Abbiamo il personaggio... no, non ancora. Quella finestra potrebbe fare al caso mio. Ma guarda caso una finestra completamente spalancata al piano terra. Beh, tanto ci sono le guardie, dici che cazzo entra. È vero anche questo. Va bene, visto che ce lo permette il gioco, vorrei provare ad andare a salvare. Visto che ormai ci hanno spalancato le porte. Le porte. Le porte. Allora, fatemi vedere. Qua farei così. Perfetto. Perché qua dovrebbe esserci qualcosa. Eccolo qua. Elmo di ferro, che dovrebbe qualcosa fare questo elmo di ferro, insomma sia, è sempre un elmo, no, direte, e quindi insomma di ferro, ho letto male? È questo l'elmo di ferro, che cazzo leggo male? Questo dà solo più difesa a lui, ma fisica non elementala, che vado a scendere, perdo più di quello che guadagno, insomma, per dircene una. Va bene, la di ferro, ecco questo. Perdo di schivata che non ha molto senso perché l'ho appena comprato, quindi insomma era quello giusto. Ho fatto una cosa di cacata questa. No, ma perde, guardate quanto perde, e insomma non va bene. Bene, adesso vediamo un po' di tempo, nel senso indaghiamo, parliamo.
Tutto in ordine all'ingresso accidentale, c'è stato un accidente. Indaghiamo un pochino. Al servizio del casato di Ravus da circa un decennio, questa guardia è considerata dal capitano un affidabile secondo in comando, oltre che un fedele confidente. Preoccupato per la tendenza del capitano a lavorare senza sosta, tuttavia, l'uomo si è rivolto personalmente alla signora Cordelia. Oh, si chiama Cordelia. Ok. Abbiamo ancora il 100%. Beh, quello del risveglio si è impasticato di caffè il signor. Oh, vabbè, è andata così. Poi i cani non penso che posso indagare, per carità. Però c'è tanta roba. Io proverei prima con le guardie, poi andrei dal capo, insomma. Questa è la residenza del casato di Ravus, senza lettere pensate non siete, sono già entrato e te l'ho già fatta anche vedere. Indaghiamo che è meglio. Una giovane recluta al servizio del casato di Ravus, originaria di un piccolo villaggio delle terre boschive, che ha abbandonato per andare in cerca di fortuna. Il malcelato disprezzo dei suoi superiori, tuttavia, gli ha presto instillato il dubbio di aver preso la decisione sbagliata. Solo i rari gesti di gentilezza l'hanno finora dissuaso dal fuggire nel cuore della notte. Però, molto soddisfatto. Ok, vediamo un po' cosa sottolinea Poramifed, mi spiace anche. Va bene. Va bene. Ok, questa è andata, insomma, in pace. Ok, vediamo un po' qua. Facciamo prima ruba. Equipaggio, viene il sonno, che è buonissima come cosa, ve lo garantisco. Vediamo un po' di indagare anche su di lui, vediamo cosa ha da dirci. Attualmente a capo delle guardie della casa, ha giurato di difendere il casato di Ravus a costo della vita, come il capitano che l'ha preceduto. Ogni mattina inizia il turno di guardia prima del canto del gallo e stacca solo quando la luna illumina la notte. Una dedizione impressionante, che testimonia la sua assoluta devozione. Ah, che persona diligente proprio, lì già al lavoro. Ok, e questa è fatta. E siamo pronti per fare anche questo. Vediamo un po', sempre ruba prima. Lettera curativa, mi va bene, mi va benissimo. Vediamo un po' cosa ha da dirci adesso. Opla! Per 6 mesi, quest'uomo ha servito fedelmente il casato di Ravus. Ex mercenario, ha accettato la nuova posizione per occuparsi della moglie e del futuro pargolo. Sebbene si sia rivelata la scelta giusta per la sua famiglia, oggi è angustiato dalle irragionevoli richieste del suo padrone. Perfetto. Ok, anche questa è fatta, me ne fate un bel po', sono da qualche parte è comparso. Ma che cosa meravigliosa. Adesso andiamo a prendere tutte, Dovevo vedere anche i cani, perché si può indagare anche su loro. Che cosa strana, vero? Non tutti i cani hanno il coraggio di gettarsi nella mischia, soprattutto quando esiste il rischio di perdere una zampa o la vita stessa. Questo, in particolare, non è troppo affezionato al suo padrone e non desidera altro che darsi alla macchia per poter fare ritorno a Vincifossa. Oh, sì. Grazie, molto gentile. Un oggetto nascosto. Sono più che soddisfatto di questa cosa. Vediamo un po' qua. Ruba. Un osso. Garantisce una modesta... Va benissimo, Melagrana energetica. Oh, buono questo. Buono. Non faccio che permettare oggi. Ci vuole pazienza, Indaga. Eccoci qua. Ogni anno, l'allevatore del casato di Ravus addestra nuovi segugi come cani da guardia. Il rigore dei suoi metodi garantisce risultati innegabili, al punto che i segugi ritenuti idonei pattugliano la magione in completa autonomia. E ci ha dato aiuto a sfidare, buono, interessante. Aiuto a sfidare, mi fa piacere. Gli abitanti di queste città sono più inclini ad accettare le tue sì. E adesso c'è anche quest'altro che è un altro di questi cucciolotti, eccolo qui. Questa cagna, unica del branco, ha lasciato tempo addietro la sua dimora di Gran Porto. Oggi, non c'è istante che non pensi al suo amato, che spera ardentemente di rivedere un giorno. Fino ad allora, tuttavia, è decisa ad assolvere fedelmente ai suoi doveri. Oh, che carina. Ok, e ci ha dato anche un oggetto nascosto. Ci hanno riempito di cose in questo punto. Che dire, sono felice così. Allora, qui dovrebbe esserci qualcosa. Non ancora?
Ho fatto vedere, ho fatto tutto, vero? Sì, questo è fatto, questo... Ah, ma ne manca uno! E non l'avevo visto, ci vuole pazienza. Questo fedele amico dell'uomo, originario di Eternide, è l'incarnazione stessa della virtù canina, considerata l'incredibile devozione nei confronti del padrone. Se qualcuno si rivela così sciocco da minacciare i suoi protetti, si avventa sul malcapitato con furia cieca e feroce spirito vendicativo. Mamma mia, che cavoli. Ok, spero di essere simpatico, eccolo qui, vedete, adesso c'è. Ok, stivali consumati, ma cosa l'è? Sti stivali consumati, non l'ho mai sentiti. Stivali, c'è un ordine alfabetico, l'abbiamo detto, magari c'è, non lo so, vediamo un po', stivali consumati, li trovo, spada, stivali consumati, garantisci la modesta, ok, l'importante è che sappiamo. Prendiamo anche questo, prendendo la voce. Palla di cenci. Cenci non sono stracci, ecco, diciamo così. Vediamo un po', palla di cenci, dove cavolo sarà? Perché le P sono qui, però non c'è. Voglio giusto vedere, perché almeno così sappiamo. Palla di cenci, garantisce la modesta quantità di soldi. Beh, l'importante è questo. Vabbè, adesso andiamo di qua. Che ce n'è un altro. Scudo elusivo. Quindi non mi dire che è quello che ho appena comprato. Vediamo un po', scudo elusivo. 210. Però tanto buono. Va bene. Io ho comprato ok, quindi non possiamo farci niente adesso lui c'ha già quello buono, per carità. Vabbè dai, abbiamo switchato uno di merda e ne abbiamo messo uno buono, io sono sempre felice. Allora adesso dovrebbe esserci un altro. Ho fatto salvo perché abbiamo fatto un sacco di belle cosine. Vai. Un altro skill da aprire e un altro item da raccogliere di vicino, ecco, vedete, si vede che si illumina da qua. Andiamo pure là e lo prendiamo. Oh, salve. Lancia da guerra. Beh, quando troveremo il tipo che ha bisogno della lancia. Lo spadone non penso sia per Tyrion. Spada lunga. Spadone invece. Mamma mia, gli abbiamo fatto il set nuovo al nostro caro amico. Velocità, mi va bene che sia veloce e schivante lui, insomma. Me la metti però. No, me l'ha messa. Non so perché non abbia fatto quello che doveva fare. Ok. E questa è fatta. Quindi qui c'è qualcun altro. Salve. Lei è? No, non battevo la fiacca. Ero qui alla mia postazione. La postazione. Una caramella, ripristina la moderata quantità di PV, va bene. Ripristina la moderata, ok, siamo tutti contenti, insomma. Vediamo di indagare anche con lui. Una guardia che trascorre intere giornate osservando il cielo. Può dare l'impressione di infischiarsene dei suoi doveri, ma nulla di più sbagliato. In realtà, contemplando le nuvole fluttuanti e riflettendo sulla banalità dell'esistenza, ha compreso di essere solo il frutto dell'immaginazione di una divinità ormai scomparsa. Ok, va bene. Che cosa... Sì, insomma. Beh, sembra che abbiamo finito anche con lui. Non ce ne sono altri, ci guardo, ma non dovrebbe. Devo aver fatto tutti, Guardo un attimo per sicurezza, ma sono abbastanza sicuro. Perfetto, posso andare a risalvare, tanto abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. E andiamo pure avanti. Mi dai, grazie, gentile. Aspetta. Bene, direi che abbiamo fatto un bel po' di cose in questo episodio. Sono contento. Nel prossimo andremo nella villa e facciamo più danni possibili per continuare la quest, così possiamo essere liberi di poter proseguire e andare alla ricerca di nuovi compagni. Quindi ragazzi, come al solito mi raccomando assolutamente lasciare un like e un commento se vi piace la serie e appunto farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. E per il momento vi saluto la Sila. Ciao ciao.